Ho sempre amato e ricercato con passione le opere di Bruno Croatto, poiché la sicurezza ostentata del mestiere, l'eleganza mai scontata delle composizioni, ben riflette la linea di ricerca della nostra galleria. Il maestro sarà presentato da una specialista dell'ambiente romano del primo Novecento, Teresa Sacchilo di Spoto. Dall'aspetto un pochino giapponese perché glabro ed asciutto, è la descrizione fisica che i contemporanei fanno di Croatto, restituendoci in maniera icastica il pittore capace di sfidare gli antichi maestri per la sua tecnica analitica e impeccabile. Questa ostinata mimesi del reale, questa vera e propria magia del reale, che alla definitiva maturazione con il trasferimento a Roma nel 1925, gli permette di allinearsi con i valori antimodernisti del movimento valori plastici, contemporaneamente vivere in piena il clima del realismo magico, che in quegli stessi anni teorizzerà Massimo Bontempelli. Croatto è un artista fondamentalmente noto per gli ipnotici ritratti e le sofisticate nature morte degli anni 20 e 30 che ci trasportano nel mondo del realismo magico. Poco nota è tuttavia la sua prima produzione, documentata da un ristretto numero di opere. Triestino di nascita, Croatto si era formato nel vivace ambiente dell'Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera, tra suggestioni secessioniste, classicismo alla Feuerbach e lo studio degli amatissimi maestri del Quattrocento italiano e fiammingo, e poi il Seicento, Rubens, Van Dyck, tutti artisti studiati nelle sale dell'Alt Pinakothek. Tra le prime opere note possiamo ammirare il ritratto della Madre Dormiente, opera che mostra l'interesse del giovane pittore per l'opera di Munch. L'interesse non deve sorprendere, infatti nel 1904 era comparso su Emporium un articolo di Vittorio Pica in cui erano pubblicate molte opere dell'artista norvegese, che aveva riscosso un grande interesse tra gli artisti italiani. Dato certo è il trasferimento nel 1908 a Orvieto, la dannunziana città del silenzio, dove Croatto si accosta alla tecnica dell'incisione attraverso Umberto Principe. Raccontano le fonti che, affascinato dalla nuova tecnica, Croatto avesse compiuto una rapida escursione a Roma e nella saletta del Caffè Ragno, all'epoca ritrovo di artisti, si fosse fatto spiegare, non si sa da chi, da qualcuno, il procedimento dell'acquaforte e, tornato a Orvieto, avesse costruito un torchio con le sue mani. È questo un momento estremamente interessante e importante della vicenda artistica di Croatto. Il disegno e l'incisione divengono uno strumento privilegiato di conoscenza e studio della realtà. Analizzando alcune opere grafiche degli anni 10 ci possiamo rendere conto di quali siano state le suggestioni culturali negli anni cruciali per la costruzione del suo linguaggio maturo. Le vedute di Villa Borghese privilegiano un punto di vista ravvicinato, comune agli artisti romani dell'epoca. Penso a Principe, Cambellotti, Grassi, Balla. A Venezia realizza fantastiche visioni notturne che ricordano Mario De Maria, e poi ancora di nuovo a Roma nel 1912 abbiamo nuove incisioni che nell'atmosfera notturna e rarefatta accesa dalla luce elettrica risultano debitrici degli esiti del divisionismo romano. È nel dopoguerra tuttavia che Croatto raggiunge la maturità, dedicandosi sempre più intensamente al ritratto e alla natura morta, che diventeranno il cardine della sua produzione. Ciò che le interessa è cogliere l'essenza del dato fenomenico per creare immagini iperoggettive in cui la realtà sia trasfigurata in un'atmosfera magica e sospesa. È quel realismo magico che, teorizzato da Massimo Bontempelli, univa l'opera di artisti come Donghi, Casorati, Cagnaccio di San Pietro. La pittura degli antichi maestri, da sempre studiati con venerazione, diveniva ora per Croatto il trampolino di lancio verso una nuova stagione artistica. Nel 1919 Croatto sposa Ester Igea Finzi, donna di grande fascino ed eleganza che diventa modella e musa ispiratrice, protagonista di un'innumerevole serie di ritratti attraverso cui si può seguire lo sviluppo della sua pittura. Dal ritratto in kimono del 1920, in cui la stesura del colore non ha ancora raggiunto quel grado di finitezza della seconda metà del decennio, ma l'ambientazione spaziale è già completamente azzerata a favore della figura, fino all'austero ritratto del 1937, in cui Igea è trasfigurata in una dimensione temporale, avvolta da un ampio scialle che la rende simile a una vestale classica. I ritratti di Igea si accompagnano agli autoritratti dell'artista, fino a costituire una sorta di diario visivo della coppia. Croatto si scruta, si osserva
e si ritrae elegantissimo, sempre con gli strumenti del suo lavoro tra le mani. Le mani e gli occhi sono i protagonisti della ritrattistica di Croatto, mani atteggiate, mani parlanti, secondo la migliore tradizione della ritrattistica rinascimentale. Nel 1925 Croatto, che aveva sempre mantenuto rapporti con Roma, si trasferisce nella città eterna e prende dapprima uno studio a Via Margutta e poi si sposta in una casa studio a Via del Babbuino. Roma è una città di potere, di dibattiti politici e culturali. Croatto però si isola, non partecipa al dibattito artistico, non prende posizioni e si dedica esclusivamente all'arte. I suoi dipinti sono ricercatissimi e diventano il vero specchio dell'alta società romana fatta di imprenditori, professionisti, alti dirigenti dello Stato, politici e diplomatici. La borghesia romana è discreta e predilige un pittore discreto che si tenga lontano dai chiacchiericci dei salotti, della politica e dell'arte engagée. Nei ritratti incontriamo uomini di potere, professionisti, incontriamo Ernesto Franco, direttore generale del Ministero dell'Educazione Nazionale. Franco è ritratto su un terrazzo, aperto su uno sfondo paesaggistico, con le braccia conserte e lo sguardo rivolto verso lo spettatore. Il gemmologo Francesco Cimmino nel suo studio con gli strumenti del suo lavoro. Di contro abbiamo le signore, i bambini e i ragazzi, intere famiglie vengono ritratte. Le signore sono eleganti, hanno capelli alla moda, un bel maquillage, sono ritratte in abito da sera ma anche da giorno. Ciò che colpisce è la maniera con cui Croatto rende le stoffe, i taftai, i velluti, le sete, le pellicce. È proprio la tradizione veneta e fiamminga del ritratto. E poi le gemme, le perle, gli anelli preziosi. Le signore non hanno gli strumenti del lavoro, ma hanno gli strumenti della seduzione. Controparte sono le nature morte, che raccontano l'eleganza degli interni borghesi alla moda. Le cineserie sono certamente oggetto di desideri, e poi piccoli Buddha, divinità orientali in materiali preziosi. E soprattutto si riconosce un vero e proprio campionario di vetri di Murano e vasi déco, secondo quel gusto che era esploso e si era diffuso nella seconda metà degli anni '20 attraverso le biennali di arti decorative di Monza. Con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale i ritratti divengono sempre più rari, mentre si intensifica la produzione di nature morte. Solo nel suo studio Croatto cura l'animo, continuando a narrare il suo mondo di magica bellezza, che costituisce un imperturbabile, immutabile antidoto agli orrori e alle sofferenze dei giorni oscuri della guerra, in un dialogo con gli oggetti che continua anche dopo la liberazione, fino agli ultimi giorni della sua vita, conclusasi il 6 settembre 1948.